Ciao e benvenuto al mio nuovo video. Io sono Luigi Melacarne e oggi ti parlo di seggiolini anti-abbandono, incentivi fiscali per il 2019. Prima di iniziare il video però, purtroppo ti devo dire che l'obbligo per i seggiolini anti-abbandono è partito già dal 7 di novembre del 2019. Infatti molte persone sono rimaste un po', incredule e tra l'altro non è stata data tutta questa informazione a questa notizia. Questo vuol dire, tra l'altro, che ci sono tantissime persone che ancora non sanno nulla e, come accade spesso, si troveranno impreparate, ma un altro grosso problema è quello che i negozianti sicuramente saranno anche loro impreparati dalla quantità di richieste che arriveranno. Così accadrà che le famiglie non potranno viaggiare fino a quando non avranno montato il seggiolino o il nuovo sistema anti-abbandono. Il Ministero dei Trasporti, con una nota pubblicata il 6 di novembre 2019, ha spiegato che l'entrata in vigore non è più fissata al 6 marzo del 2020, come era stato detto in principio, ma ha spostato la data, anzi l'ha anticipata al 7 di novembre 2019, mandando ovviamente tutti quanti in panico. Anzi, tra l'altro, il Ministero ha tenuto a precisare che tutti quelli che saranno trovati senza il nuovo seggiolino abbandono si prenderanno una bella multa, giusto così per gradire. E poi, ovviamente, come se non bastasse, tutti quelli che saranno trovati senza il nuovo sistema anti-abbandono gli verranno tolti ben 5 punti dalla patente e, per concludere in bellezza, gli verrà sospesa anche la patente per 15 giorni. C'è da dire effettivamente che in questo senso il Ministero dei Trasporti ha generato un bel caos. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo regolamento, che è avvenuta già il 23 di ottobre del 2019, a tutti i contribuenti era stato detto che come data ultima per adeguarsi c'era tempo fino al 6 di marzo del 2020. Infatti, questo termine, quindi questo lasso di tempo, corrisponde ai 120 giorni successivi alla pubblicazione della legge. Sanzioni, multa e patente. Cosa rischia chi non lo ha montato entro il 7 di novembre 2019? La multa parte da 81 euro e sarà data a tutti gli automobilisti che saranno trovati a guidare un'auto dove non è stato montato un seggiolino anti-abbandono. La multa arriverà fino ad un totale di 326 euro e tra l'altro, come ho già detto prima, verranno tolti 5 punti dalla patente. Il nuovo articolo 172 del Codice della Strada, tra l'altro, prevede che nel caso in cui ci saranno ben 2 violazioni nel giro di un anno, quando l'autista verrà sorpreso per la seconda volta senza seggiolino anti-abbandono, allora verrà anche sospesa la patente con un minimo di 15 giorni fino ad un massimo di 2 mesi. Fammi sapere anche tu qui sotto nei commenti cosa ne pensi di questo tipo di sanzioni o di multe. Quindi, bonus seggiolini anti-abbandono, obbligo a partire dal 7 di novembre del 2019. Quali sono le caratteristiche che devono avere i nuovi seggiolini e i nuovi dispositivi? A quanto ammontano gli incentivi previsti dal decreto fiscale del 2020? Ora ti spiego tutto quello che c'è da sapere. Bonus seggiolini anti-abbandono. Nel decreto di legge fiscale del 2020 sono previsti degli incentivi per l'acquisto dei dispositivi di allarme.
Come ho già detto prima nel video, e ci tengo a ripeterlo ancora per non far trovare la gente sprovvista del seggiolino oppure del dispositivo, che poi rischia tra l'altro di prendersi una multa. L'obbligo entra in vigore il 7 di novembre del 2019. I dispositivi di sicurezza dei seggiolini si attivano nel caso in cui una persona, e più precisamente l'autista dell'automezzo, si allontana dall'auto. Il dispositivo a quel punto si mette a suonare, così si spera che l'autista si accorga che è rimasto il bambino chiuso in macchina. La cosa bella di questi nuovi dispositivi è che possono essere aggiunti ai vecchi seggiolini, quindi in pratica non c'è l'obbligo di acquistare dei seggiolini nuovi. Le caratteristiche richieste sono quelle previste dal decreto numero 122 del 2 ottobre 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha reso note le modalità attuative della legge numero 117 del 1° ottobre del 2018. In prima battuta si era parlato del fatto che l'obbligo della nuova regola sarebbe scattato a partire dal 6 marzo 2020. Poi il Ministero dell'Interno, con la sua nuova circolare, ha cambiato tutte le carte in tavola e quindi dal 7 di novembre del 2019 saranno applicate tutte le multe. Per fare in modo che la gente si adegui al nuovo sistema, acquistando il dispositivo di sicurezza o acquistando i nuovi seggiolini, il Ministero ha dato e darà un contributo di ben 30 euro per ogni dispositivo. Io suppongo che se il contributo è di 30 euro, sicuramente il dispositivo costerà molto di più di 30 euro. Ti faccio vedere comunque qui nel video che cosa ho trovato su Amazon. Premetto che non è una sponsorizzazione dell'articolo, ma serve solo a far capire di cosa stiamo parlando. Infatti questo articolo mi sembra un buon compromesso senza andare a spendere troppi soldi per questi nuovi dispositivi. Infatti ho letto nelle caratteristiche dell'articolo che basta semplicemente acquistare il prodotto e poi installare un'applicazione sul cellulare che segnala con un suono il momento in cui ci si allontana dall'auto. Il fondo statale per tutti i contribuenti, quindi per tutta la gente, è di 15,1 milioni di euro per il 2019 e 1 milione di euro per il 2020. Ricordati però che i soldi non durano in eterno e tutti quei soldi saranno disponibili solo fino ad esaurimento scorte. Bonus, seggiolini antiabbandono, gli obblighi e le caratteristiche dei dispositivi. Dal 7 di novembre del 2019 sono infatti obbligatori i seggiolini con dispositivi anti-abbandono per tutti i bambini che hanno un'età inferiore ai 4 anni. Come ho già detto prima, per incentivare l'acquisto di dispositivi anti-abbandono, lo Stato ha messo a disposizione un bonus di 30 euro per tutti i contribuenti e sono state previste 3 soluzioni diverse. Un dispositivo anti-abbandono integrato già all'origine nel sistema di ritenuta per bambini. Un accessorio aggiuntivo del veicolo che potrà essere compreso nell'auto quando si farà l'omologazione del veicolo. Un dispositivo che potrà essere indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini che sia dal veicolo. Ovviamente tutte le caratteristiche del tipo di dispositivo, di cui non entro troppo nel dettaglio quest'oggi, le puoi trovare all'interno dell'allegato A del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per tutti i dispositivi antiabbandono, sia quelli integrati all'origine e sia quelli che sono accessori del veicolo, sono stati stabiliti dei requisiti.
Ora vediamo quali sono. Il dispositivo anti-abbandono deve segnalare l'abbandono di un bambino attraverso segnali visivi e acustici, visivi o con vibrazioni, che devono essere sentiti sia all'interno dell'abitacolo che sia all'esterno dell'auto. Il dispositivo si deve attivare automaticamente ogni volta che lo si usa senza che il guidatore deve fare nulla. Il dispositivo dovrà fare un suono segnalando al guidatore se ha trovato un problema o c'è un problema nel sistema anti-abbandono. I dispositivi anti-abbandono possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l'invio di messaggi o di chiamate attraverso il cellulare. Il dispositivo anti-abbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione automatico. Per ultimo, se il dispositivo funziona a batteria, allora lo stesso dispositivo deve segnalare al conducente il livello di carica della batteria. Nel caso invece che il dispositivo sia indipendente dal sistema di ritenuta del bambino o sia indipendente dal veicolo, allora le caratteristiche da rispettare, oltre a quelle già previste per gli altri due casi, quindi dispositivi anti-abbandono integrati all'origine o dispositivi accessori del veicolo, le caratteristiche sono queste due. Il dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con l'utilizzo di alcuni sensori. E due, nell'interazione, quindi per capirci nella comunicazione con il veicolo o con il sistema di ritenuta, il dispositivo non deve alterarne le caratteristiche di omologazione. In ogni caso, per ogni dispositivo acquistato dovrà essere rilasciata una dichiarazione di conformità al cliente. Questo vuol dire infatti che il venditore o il negoziante deve consegnare al cliente un documento di autocertificazione che deve corrispondere allo schema dell'allegato B del Ministero. Bene, per oggi è tutto, grazie per avermi guardato e ti ricordo di iscriverti al mio canale su YouTube, di seguirmi su Instagram e di visitare il mio sito internet. Così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità che riguardano la tua attività da imprenditore o da libero professionista. Ti aspetto! Ciao!